Ciao a tutti e bentornati al secondo appuntamento della lettura delle mie storie brevi. Oggi vi parlerò di una lavatrice speciale, infatti il titolo è Diario di una lavatrice. Mi chiamo Frizzi, ho circa 7 anni, so di essere anziana, ma ho ancora molta voglia di lavorare. Mica come questa gioventù di adesso, che dopo qualche anno di attività vuole abbandonare le scene. Cerco sempre di stare sulla cresta dell'onda e non mi tiro mai indietro, anche quando mi riempiono la testa di colori delicati e mi fanno viaggiare tutto il giorno. Adoro lavorare durante la notte, quando tutti dormono e c'è silenzio. Guardo il mondo da un oblò, ma non sono Togni. Osservo il tempo passare inesorabile, ma non mi annoio mai. Solo quando mi costringono a stare ferma non riesco ad esprimermi e quindi me ne sto zitta. Ricordo che sono arrivata in questa casa una bella mattina di inizio dicembre, in gran pompa magna. Faceva veramente freddo, però c'era tutta la famiglia ad attendermi. Ricordo ancora i loro discorsi. Dobbiamo prima guardare le istruzioni. Quanti chili ci stanno? Beh, facciamole fare un giro di prova per vedere come va. Cominciamo bene, mi sono detta, ma non mi sono mai lamentata e così ho iniziato a lavorare da subito senza chiedere nemmeno un periodo di prova. Insomma, direi che mi hanno sfruttata fin dall'inizio. Nemmeno i contributi mi hanno versato. E mi sa che per andare in pensione dovrò ancora lavorare qualche anno in più. I primi mesi ho cercato di non lamentarmi mai, anche quando mi svegliavano durante le prime ore del mattino e mi riempivano la testa di poche scemenze, solo per il gusto di farmi lavorare e fischiare. Ebbene sì, io quando lavoro fischietto sempre, ancora adesso. Credo che quando si fa un lavoro che piace si hanno molte soddisfazioni. Poi mi hanno messo il tubo dello scarico nel water, mentre lì io non ci sono mai voluto andare. Ho provato a protestare, ma non c'è stato verso. Lì era e lì è rimasto. Poi mi hanno detto di bere la roba scadente e nemmeno mi hanno ammorbidito la pillola. A seguire le pastiglie per sbiancare i denti nemmeno sanno che cosa sono e mettono dei fogli bianchi strani che dovrebbero catturare colori, ma invece mi sporcano gli ingranaggi. Qualcuno si metteva persino in ginocchio per tirarmi fuori la gran quantità di materiale che io puntualmente ho sempre restituito lindo e pulito. Eppure non mi sono mai lamentata. Però a tutto c'è un limite e l'ho raggiunto quando mi hanno ristorato con un solo goccio di candeggina, mentre sanno benissimo che ne ho bisogno di almeno un bicchiere, mica ho chiesto la luna. Quindi mi sono ribellata e ho cominciato a borbottare. Dapprima piano piano e visto che non ero ascoltata ho aumentato i toni fino a quando non sono scesa dal gradino dove mi avevano poggiata e ho cominciato ad urtare i loro mobili vicini. Allora, a quel punto hanno chiamato il medico che è venuto immediatamente e, dopo avermi scrupolosamente visitato, mi ha prescritto assoluto riposo per qualche giorno. Intanto si erano ricreduti e hanno deciso di mettermi almeno i contributi, perché sul libretto del lavoro c'era anche il marchio con la data di inizio. Benissimo, avevo ottenuto una piccola vittoria, ma adesso mi sentivo in colpa perché quella deliziosa ragazzina con gli occhiali era tornata a casa dall'università con un grande carico di lavoro per me e come sapete non so stare con le mani in mano, anche se non avrei dovuto, visto che ero ancora convalescente. Ma ci ho provato e le ho regalato tutto quello che potevo affinché potesse tornare con i suoi vestiti puliti e profumati. D'altronde, quando i giovani hanno voglia di studiare, vanno sempre aiutati e io sono orgogliosa di aver contribuito anche alla sua serenità.
Adesso, dopo che ne ho passate tante insieme a questa famiglia, dopo che ho fatto di tutto per vederli sereni, mi guardano distorto, perché qualche volta ho dei rumoreggi nella pancia e mi borbotta lo stomaco. A dire la verità, a volte anche molto forte. Mi dicono che si sente anche durante la notte, quando invece sono sempre stata silenziosa e, come ho già detto, ho sempre fischiettato. Mica si fermano. Invece di chiamare di nuovo il dottore per gli altri contributi, continuano a farmi rumoreggiare forte. Non so se davvero dare la colpa a loro, oppure devo ammettere che il tempo sta passando, che mi sento vecchia e che quindi ingigantisco ogni problema. Ecco, adesso mi viene anche da piangere. Forse sarebbe ora che lasci il posto ai giovani. Tanto fra un po' mi sostituiranno, me lo sento, e io non posso fare altro che continuare a fare il mio lavoro, fischiettando e borbottando forte, e magari scenderò di nuovo dal gradino per protestare. Ma adesso mi accontento di raccontare a voi la mia storia, perché io sono Frizzi e sono una lavatrice. Se questa storia vi è piaciuta, se vi ha regalato un sorriso, iscrivetevi al canale e vi ringrazio tantissimo. Volevo segnalare l'uscita di un altro bellissimo romanzo di Giussi Viro, Ricomincio da te, lo trovate su Amazon, sia in versione Kindle, sia in versione cartacea. Grazie e arrivederci alla prossima settimana. Ciao ciao bambini!